Ciao a tutti, faccio questo video perché ho avuto la necessità durante la costruzione di una chitarra per un amico, di fare lo stesso wiring che c'è sulle mie Ibanez Premium. Quindi come configurazione abbiamo un doppio humbucker con un selettore a 5 posizioni che fa alcuni splittaggi un po' particolari. Questo che si vede è lo schema che c'è anche sul sito dell'Ibanez, l'ho riportato qua sotto giusto per promemoria, ecco. Quindi sono 5 posizioni, qui abbiamo in posizione di bridge, abbiamo l'humbucker in serie, in posizione intermedia bridge centro abbiamo le due bobine single coil, quindi splittate singola e singola centrali, poi abbiamo in posizione centrale tutti e due gli humbucker in serie, l'humbucker in parallelo, questo blu, e l'humbucker in serie al neck. Ecco, cosa ho fatto? Ho preso innanzitutto la mia chitarra, se si vede qui qualcosa, e ho visto la circuitazione che aveva. Ho fatto proprio la prova del minchione, quella che si dice oggi reverse engineering. E che cosa ho fatto? Ho comprato il selettore esattamente uguale al suo, chiaramente, perché con i selettori normali a 5 posizioni non si riesce a fare questo tipo di splittaggi. Ho segnato i pin, non so se si vedono, comunque sono dall'1 all'8, e come prima cosa ho mappato questo selettore. Come ho fatto? Ho preso il tester, ovviamente in posizione di continuità, per andare a vedere la continuità, e sono andato per ogni posizione del selettore a mappare i pin che vengono chiusi. Allora il selettore l'ho messo in posizione esattamente uguale come nella chitarra, non so se riesco a inquadrarlo così, e poi per comodità l'ho girato così e ho dato un nome ai pin che probabilmente è quello anche di fabbrica, dall'1 all'8. Cosa ho fatto? Quindi mi sono messo il tester in posizione di continuità, al circuito staccato leggo 1, se invece chiudo il circuito leggerò 0. Allora, siccome so che è diviso in due bancate, si vede bene, allora, la bancata di sinistra pin 1,4, la bancata di destra pin 5,8. Allora cosa ho fatto? Ho cominciato vediamo se si vede anche il tester, ho cominciato a mappare tutti i miei pin, quindi toccando il 4 e l'1 vedo che c'è continuità, toccando il 4 e il 2 niente, il 4 e 3 niente. Andando sulla seconda bancata ho preso l'8 con il 5 niente, l'8 con il 6 niente, l'8 con il 7 niente. Ovviamente ho fatto anche tutte le posizioni intermedie per essere sicuro che non ci fosse altro di strano. Contemporaneamente però cosa ho fatto? Ne ho smontato uno per vedere come è fatto dentro, e in funzione di come è fatto dentro mi torna con la mappatura che ho fatto io, per cui non c'è problema. Il selettore, giusto per completezza, è fatto poi così all'interno, ha due piste che vanno qui sopra e vanno a fare la selezione delle singole piste. Bene, cosa è venuto fuori? È venuto fuori una mappa di questo tipo qui, ovvero per ogni posizione del selettore, vediamo se riesco a stare fermo, ho la posizione bridge. Allora, in orizzontale ho messo il numero di pin, quindi dall'1 all'8. In verticale abbiamo le 5 posizioni del selettore. Cosa mi fa questo selettore? In posizione bridge mi unisce l'1 con il 4 e sulla bancata 2 nulla. Posizione intermedia bridge center mi dà l'1, il 2 insieme al 4, il 5 e il 6 insieme all'8. Perché ho segnato i 4 con puntini aperti e il 6 pure? Perché poi, come vedremo dopo, in funzione di come è fatta la Premium, viene fuori che il 4 è usato come, diciamo, hot, quindi come posizione più
in uscita verso il potenziometro del volume e il 6 due volte è utilizzato come meno, quindi come uscita, come l'altra uscita in sostanza. Ok, passo successivo cosa ho fatto? Mi sono fatto lo schema del wiring della mia Ibanez, ovvero ho preso il selettore che ho montato sulla chitarra, quindi anche qui vediamo dall'1 all'8, e ho segnato qui ho l'humbucker al bridge, qui ho l'humbucker al neck e qui ho tutte le connessioni. Purtroppo si vede poco perché se lo scrivevo a penna era meglio, però se vedete si vede bene il colore del singolo cavo, quindi qui abbiamo il green, il black, il white e il red dell'humbucker al bridge, e di qui abbiamo il green, il white, il black e il red del potenziometro al neck. Cosa ho fatto? Li ho semplicemente collegati come sono collegati sulla chitarra a questi pin. Ovviamente qui abbiamo anche il potenziometro del volume, quello del tono non l'ho messo perché non ci interessa adesso. Qui abbiamo l'hot, infatti vedete che è stato collegato al pin 4 come vi dicevo prima qui, e poi abbiamo il 6, questo, che è collegato qui, quindi è collegato alla massa. Bene, dopo metterò anche due foto delle singole parti di questa pagina perché così non si capisce veramente un tubo. Poi cosa ho fatto? Di sotto ho riportato le 5 posizioni che avevo preso prima dal ponte, scusa, dal selettore, e le ho riportate nel riquadretto qua sotto, qui. È esattamente uguale a questo. Esattamente uguale a questo. E l'ho riportato qui sotto. Per ogni posizione mi sono segnato in funzione dello schema di Ibanez che cosa dovrei trovarmi, quindi bridge in serie, la parte interna del neck, la parte interna del bridge, tutto il neck in serie, tutto il bridge in serie, il neck in parallel e il neck in serie. Ovviamente ho scoperto anche che cosa poi vogliono dire effettivamente queste cose, perché qui sembra per esempio che i due humbucker siano tutti e due in serie, in realtà si intende humbucker 1 in serie, humbucker 2 in serie con se stesso, no? E tutti e due però risultano essere in parallelo. Bene, contemporaneamente per verifica che cosa ho fatto? Ho misurato le impedenze delle singole bobine, come vedete 693, 658, poi ne ho calcolata la serie, ne ho calcolato il parallelo sia per il bridge sia per il neck, che ha valori diversi tra l'altro, 4,6 per bobina più la serie e il parallelo. Questo l'ho fatto perché alla fine di tutto ho verificato che effettivamente queste strutture, queste selezioni qua corrispondessero effettivamente ai valori di bobine, di resistenze delle bobine che abbiamo selezionato. Allora, vediamo giusto un paio di esempi giusto per capirci. Nella posizione bridge in serie, il mio selettore mi chiude semplicemente il pin 1 con il pin 4. Bridge in serie. Andiamo a vedere se è vero. Allora io parto dal bridge, parto dal ground, entro nella prima bobina, esco dalla prima bobina. Queste due bobine sono collegate al pin 5 che grazie al selettore non è collegato a nulla. In questo caso quindi ritorna indietro il segnale, passa nel white della seconda bobina, esce dal red, entra nell'1 che è collegato al 4 che mi esce e mi va all'8. Per cui questo risulta proprio essere il bridge collegato in serie.
Se tutto torna dovrei trovare 13,5 kΩ di resistenza. Vediamo se è vero. Prendo il tester, lo metto sui 20k, mi metto sulla chitarra mia in posizione di bridge e vado a chiudere i pin che ho detto, quindi vado a prendermi il ground e il pin 4 e vado a vedere che valori di resistenza ho. Vado a prendermi l'hot e il pin 4 e ho 13,43, che se ho fatto tutto giusto dovrebbe corrispondere al valore, eccolo qua, serie del bridge, corrisponde anche alla serie che abbiamo calcolato prima, per cui a posto. Vediamo un'altra configurazione, giusto però tanto alla fine del video metto un'immagine intera di questa pagina così risulta tutto più chiaro. Volevo solo spiegare come ho fatto, ecco. Vediamo per esempio la posizione intermedia tra bridge e center, che è questa. Questa è un po' più complicata. Allora, questa risulta avere la bobina interna, e le ho segnate qua, interna ed esterna, interna ed esterna. Come ho capito che sono queste le bobine interne ed esterne? L'ho capito dal wiring della chitarra, perché mi sono messo in quella posizione lì e sono andato a vedere quali bobine si chiudevano nel circuito, per cui ho capito quale bobina sarà quella interna o quella esterna. Torniamo alla configurazione 2. Allora, in questo caso abbiamo, partendo dal bridge, scusate ma devo riattivare la telecamera ogni volta, abbiamo questa configurazione qua. Vediamo il bridge che giro fa. Parte dal ground, entra nella prima bobina, esce dalla prima bobina, poi cosa succede? Parte del segnale va al pin 5 che è chiuso col 6 e ritorna al ground, quindi ho il ground collegato col ground in cortocircuito, vuol dire che questa è la bobina non attiva. Contemporaneamente il ground però va anche nella seconda bobina, esce dal red, entra nell'1, l'1 è collegato col 4 che quindi mi va al più e chiudo quindi questa bobina. All'uscita della bobina il pin 1 però è collegato anche al pin 2, il quale tramite questo ponticello è collegato al 7, il 7 mi va nel white e mi esce nel ground, quindi risulta che le due bobine sono le due bobine attive sono questa e questa. Anche in questo caso quest'altra bobina sarà collegata sarà a un circuito aperto, infatti basta vedere per esempio che il red di quest'altra bobina va al 3 che non è collegato a nulla, per cui è una bobina aperta, non è attiva. Quindi in questo caso abbiamo queste due bobine qua. Le due bobine risultano tra di loro essere in parallelo, ok? Quindi siamo in questa configurazione qua, dove selezioniamo i single coil centrali, ma tra di loro sono in parallelo, quindi questa linea rossa può confondere se guardiamo lo schema di Ibanez, perché non vuol dire che sono in serie tra di loro, vuol dire che sono in parallelo tra di loro. Questo l'ho trovato anche andando a calcolarmi il valore della resistenza che avrei dovuto avere se fossero in parallelo e andando a verificarlo sulla chitarra. Andiamo di riverificarlo, quindi vado a prendere il ground e il red sulla bobina 1 oppure il ground e il 4 che mi dà il valore del parallelo. Vediamo se si vede.
prendermi il ground e il pin 4 e ottengo 2,76 kΩ, che corrisponde esattamente a questo 2,7 che invece ho calcolato, quindi tutto torna. Non sto a continuare il discorso su tutte le altre posizioni, adesso vi faccio delle foto su ogni parte di questo schema e così se può essere utile a qualcuno sono contento, a me lo sarà sicuramente perché devo fare il cablaggio sulla chitarra di Simone, per cui cosa mi basterà fare? Mi basterà andare a battere i cavi dei nuovi pick-up che dovrò montare, sia bridge che neck, decidere quali due delle bobine saranno quelle centrali e quelle esterne e andare a replicare questo wiring sulla chitarra di Simone. Spero che questo video sia stato utile e spero che la chitarra di Simone funzioni. Ciao a tutti!